Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo con noi il dottor Cristiano Pavano che ci parlerà di un caso di trapianto applicato a parvovirus. È un ospite gradito, nel senso che non che gli altri non lo fossero, ma lui non ha partecipato al progetto PET-FMT fino adesso e quindi presenterà una modalità di lavoro con il trapianto diversa da quella che è stata applicata fino adesso, cioè quella delle capsule. Io lascio subito la parola a Cristiano. Buonasera a tutti, sono Pavan Cristiano, mi occupo principalmente di medicina d'urgenza e terapia intensiva e da qualche anno ci siamo in realtà avvicinati con interesse, prima partendo da lontano sul trapianto di microbiota, e abbiamo nell'ultimo anno in realtà preso piede sulla gestione soprattutto delle parvovirosi acute in terapia intensiva, dove l'abbiamo inserito in un trattamento multidisciplinare con, direi, abbastanza buoni risultati per quella che è esclusivamente la nostra esperienza. Vorrei partire da i due studi su cui ci siamo basati per stilare il nostro protocollo sulla gestione dei cuccioli parvovirotici. Il primo, quello che vedete, Fecal Microbiota Transplantation in Puppies with Canine Parvovirus Infection, è uno dei pochi studi in realtà che ho trovato in letteratura dove i suoi risultati parlavano di una riduzione del prettamente sintomatologica, quindi una riduzione delle scariche di diarrea e degli episodi di vomito sui pazienti parvovirotici che venivano trattati con questa modalità. Il secondo articolo che ho messo è, diciamo, l'altro fulcro del nostro trattamento, che è la trasfusione di plasma. In questo caso si parte dall'articolo da plasma iperimmune, ma un plasma di un cane vaccinato è fondamentalmente un plasma dove all'interno ha anticorpi che possono aiutare la gestione. Questo articolo in particolare fondamentalmente dà lo stesso esito del primo, quindi una riduzione della sintomatologia, un miglior outcome nelle prime 24 ore di ospedalizzazione, ma entrambi gli studi non danno una riduzione della mortalità statisticamente significativa. Noi abbiamo cercato di unire un po' le cose e questa sera parlerei del primo caso clinico in realtà su cui abbiamo utilizzato da cima a fondo il nostro nuovo protocollo. Lucy, cagnolina di 45 giorni non vaccinata, 1 chilo di peso all'ingresso, riferita da colleghi in realtà con già snap test positivo al parvovirus. La cagnolina era 36 ore, quindi un giorno e mezzo fondamentalmente che non mangiava, con vomito, diarrea emorragica, insomma la classica sintomatologia di un cucciolo parvovirotico. 36 ore prima dell'ingresso nella nostra struttura, quindi già comunque un tempo abbastanza lungo per una parvovirosi di un cucciolo di 45 giorni. La sua presentazione clinica era la seguente: abbattuta, mucose pallide, TRC aumentato, tachicardia, quindi segni di shock ipovolemico, ipotermica, polso femorale celere e debole, assenza del polso metatarsale, stato di disidratazione attorno al 5%. In prima istanza la stabilizzazione classica, quindi riscaldare il paziente alla fluidoterapia con boli di Ringer lattato fino a ripristino, diciamo, della volemia e della temperatura. L'inserimento del sondino è una parte in realtà abbastanza importante sia per la gestione clinica del paziente, sia per quanto riguarda il trapianto, siccome noi lo facciamo, come spiegherò dopo, sia attraverso buccale, attraverso via gastrica tramite sondino, sia attraverso via rettale. Allora, questi erano, per una completezza del caso, gli esami
In ingresso l'emocromo già effettuato dal collega, quindi neutropenia, lieve anemia, piastrinopenia, insomma un quadro neanche a livello ematologico troppo severo per una parvovirosi, calcolando che questo fu effettuato in realtà 24 ore prima dell'ingresso. Il nostro emogas... Scusami Cristiano, chiedono Sì. se puoi mettere schermo intero. Sì, se riesco volentieri. A destra, a In destra, alto a destra, eccola. esatto, perfetto. Ok, questo qua invece sulla sinistra è il nostro emogas. Mm, nulla di eccezionale, acidosi metabolica, lieve anemia, perdita di sodio e via. Niente di eccezionale. A livello biochimico questo è effettuato in realtà dopo la stabilizzazione, quindi la cagnolina è entrata verso l'1 alle 2 di notte, biochimico effettuato al mattino 6-8 ore dopo l'ingresso. Come vedete abbiamo una perdita di tutte le componenti elettrolitiche e una perdita, già un'iniziale perdita delle albumine. Allora, a questo punto iniziamo col nostro protocollo, quindi associamo le terapie di supporto, antibiotici, antiemetici, terapia del dolore, infusione continua di metoclopramide per stimolare la motilità gastroenterica. A quel punto, quindi, dopo 10-12 ore, di solito cerchiamo di farlo nelle prime 24 ore, la trasfusione di plasma con i dosaggi standard e l'FMT, oltre all'alimentazione tramite sondino che ci serve per mantenere glucosio e albumine sopra i range. La preparazione del nostro trapianto, del nostro innesto fecale in realtà è differente da quella classica, semplicemente perché noi la prepariamo in forma liquida. È una preparazione, lo faccio la premessa, senza il sequenziamento del corredo del microbiota intestinale del donatore. I donatori sono preparati e testati, ne abbiamo uno gatto, uno cane, in questo caso gatto, con esami del sangue completi, negativi per leishmania, esame feci completo parassitologico, test Giardia e PCR di tutte le forme intestinali. Devono essere anche negativi per coronavirus. I nostri donatori sono donatori che vivono da soli, non sono a contatto con altri cani, quindi sia il cane donatore ma anche il gatto che abbiamo sono animali che vivono da soli senza essere a contatto in casa con altri gatti o altri animali che potrebbero essere vettori. Cito questo studio perché è quello da cui noi ci siamo ispirati per la produzione. Allora, fondamentalmente, questo era uno studio effettuato su cani con IBD, dove all'interno spiegavano in maniera dettagliata la loro metodica di preparazione. La metodica di preparazione in realtà è molto semplice, la raccolta delle feci deve essere istantanea, diciamo appena vengono fatte. Non abbiamo un termine massimo perché vengono raccolte subito, quindi su quello non abbiamo mai riscontrato difficoltà. Trasportata, noi la prepariamo già, abbiamo un alto turnover di feci, quindi noi la prepariamo già durante l'ingresso delle feci in struttura, quindi nell'arco di più o meno 3-6 ore prepariamo le nostre dosi. La prepariamo mettendo in rapporto circa 50 grammi di feci in aggiunta di 150 ml di sodio cloruro, quindi un rapporto di 1:4. Questa soluzione viene amalgamata il più possibile, viene frullata a bassa velocità per 5-10 minuti. Il prodotto di questa frullatura viene ulteriormente filtrato e poi a quel punto abbiamo una concentrazione di circa 25% di feci sul filtrato totale, quindi una quantità di circa 5 grammi in 20 ml. Noi prepariamo siringhe da 20 ml. Ci siamo basati su
sui dosaggi di questo articolo qua, dove utilizzavano dai 3 ai 5 ml a seconda del gruppo di 5 grammi di feci di filtrato fecale a seconda del gruppo di studio in cui erano suddivisi i cani. Somministriamo la metà di questa dose tramite sondino e l'altra metà per via rettale. Tendenzialmente è un trattamento unico, lo ripetiamo dopo 24 ore nel caso in cui non ci siano stati dei cambiamenti, delle variazioni cliniche. Nel caso in questione, Lucy è passata da una quantità di scariche di circa 7-8 nell'arco di una mezza giornata. Dopo il trapianto, che è avvenuto insieme anche alla trasfusione di plasma, una scarica di diarrea, peraltro non più emorragica, nell'arco delle 24 ore successive. Nello stesso tempo non ha più vomitato, ha ripreso un'alimentazione spontanea dopo 72 ore. Diciamo che c'è stato nell'arco dei giorni successivi un trend di miglioramento importante. Nel suo caso l'ospedalizzazione totale è stata di 4 giorni, quindi è entrata la notte tra diciamo verso il lunedì mattina, il venerdì mattina la cagnolina è andata a casa senza più sintomi e con dei parametri nella norma. Nel suo caso specifico ha sviluppato dopo 2 settimane una poliartrite da immunocomplessi, ma assolutamente cioè, è un caso riportato così in via eccezionale. Per quanto riguarda il discorso appunto prettamente gastroenterico, questa per noi è una grandissima differenza sui parvovirotici trapianto fecale versus qualsiasi altra terapia sintomatica che avessimo mai utilizzato in passato. Qua c'è un breve riassunto di quello che è una piccola statistica su quello che è l'utilizzo di questo nostro protocollo da quando lo utilizziamo. Abbiamo un 80% di sopravvivenza circa, tempo di ospedalizzazione medio da 3 a 7 giorni. Questo è in linea con lo studio che in realtà avevo citato all'inizio, dove utilizzavano feci, trapianto di microbiota fecale sui parvovirotici. Nel nostro specifico caso, per quanto sia una casistica estremamente ridotta e dei tempi di utilizzo anche questi estremamente ridotti, nel senso che abbiamo un anno da quando, neanche poco meno di un anno da quando abbiamo iniziato a utilizzare questo protocollo. Nessuno dei cani che abbiamo, dei cani ma anche dei gatti sul quale l'abbiamo utilizzato in acuto, ha manifestato delle problematiche gastroenteriche successive. Ecco, quindi sono tutti animali che da un punto di vista gastroenterico, da un punto di vista prettamente sintomatologico, non hanno sviluppato diarree croniche, vomito cronico, cosa che invece spesso mi è capitato di vedere su parvovirotici che non, prima di utilizzare questa tipologia di trattamento, parvovirotici spesso e volentieri mi è capitato di vederli poi con diarree ricorrenti fino ad arrivare a gastroenteriti croniche. Le altre patologie su cui, le altre diciamo presentazioni cliniche su cui abbiamo utilizzato questo protocollo sono qualsiasi sindrome da diarrea emorragica acuta nel cane. Abbiamo avuto 3 casi di enterotossine da Clostridi, abbiamo utilizzato esattamente lo stesso protocollo. Lì addirittura il tempo di risposta è stato ancora più rapido rispetto ai parvovirotici mediamente, nel senso che lì si è variato da un 36 72 ore di ospedalizzazione. Sono stati veramente estremamente responsivi, in questo caso ancora di più dei parvovirotici. Nel gatto, nelle panleucopenie feline, invece è un discorso sul quale abbiamo solo 2 casi trattati in questo modo. Uno è andato estremamente bene, l'altro invece non ha, è deceduto pochissimo tempo dopo che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Quindi è ancora una statistica ancora più ridotta nelle panleucopenie, però in quelle con sintomatologia gastroenterica stiamo cercando di standardizzare lo stesso protocollo e di utilizzare
di utilizzare questo protocollo. Chiaramente con donatore gatto lì una preparazione, quello che facciamo è una preparazione un pochino diversa, nel senso che non prepariamo siringhe da 20 ml totali, ma la totale della quantità di filtrato che vogliamo somministrare non è 5 grammi, ma in accordo, cioè basandoci sempre su altri studi già presenti in letteratura, soprattutto sulle gastroenteriti croniche del gatto, dove utilizzano 1,5 grammi circa di filtrato, noi utilizziamo quella dose lì. Ci siamo basati sul dosaggio, in realtà su quelle che sono le dosi nei pazienti cronici, ecco. Basta, questo è il nostro... questo è il caso clinico. Ti ringrazio ancora veramente tanto. Va bene, no, grazie a voi Grazie per lo infinite. spazio. Grazie a voi.